Rieccoci qua, ben ritrovati su Radio Rossonera. Torniamo live in questo lunedì post derby, sono le 19:10 di lunedì appunto 6 di febbraio del 2023. Ricominciamo dove ci eravamo lasciati. Lunedì scorso noi non siamo riusciti a organizzarla, ma tant'è. Oggi facciamo un mega remix di tutto quello che è il momento del Milan, c'è il Sassuolo, c'è l'Inter, c'è il prossimo futuro, perché in tutto questo venerdì si torna in campo, c'è la Champions. C'è veramente di tutto di cui parlare con mister Emanuele Bottoni. Mister, ben ritrovato. Buonasera Simone, buonasera a tutti. Mister, ovviamente stanno arrivando già tantissimi messaggi, sono arrivati tantissimi ieri nel post gara del Sassuolo, insomma. Sono arrivate veramente tantissime domande, tantissime considerazioni, un po' anche su di te, mister, su quello che stai facendo nelle ultime 2 settimane. Poi magari facciamo arrivare un po' di gente e poi ne parliamo di quello che è il momento tuo personale. Sì, volentieri. Ci tocca invece analizzare, abbiamo fatto per 2 anni, 3 anni circa, delle trasmissioni molto belle, con molti sorrisi, spiegando anche realmente quello che era il Milan sul campo. E adesso abbiamo provato a analizzare quello che era stato il Milan dell'autunno, provando a iniziare a far suonare qualche allarme, a far suonare qualche avvisaglia qua e là, e poi invece ora mister dobbiamo analizzare 5, 6 partite di crollo verticale. Adesso è veramente buio, pesto. Sì, a me dispiace molto essere ripetitivo, dispiace molto anche non poter, diciamo, rincuorare i tifosi rossoneri, perché mi piacerebbe poter dire, come abbiamo fatto spesso in presenza di alcune sconfitte, no? Abbiamo sempre detto, ok, abbiamo perso, ma in campo la squadra, insomma, aveva una grande e forte identità. Oggi, purtroppo, noi a malincuore dobbiamo riconoscerci pure questo, tra virgolette, merito di aver un po' predetto questo trend negativo, perché si vedeva chiaramente anche in presenza di vittorie, eccetera. Si vedeva chiaramente, naturalmente, per chi magari è più in grado di vederlo, no? Magari il tifoso che si lega molto al risultato dice ho vinto, sta a posto, tutto bene, no? Purtroppo si vince e si perde numericamente, ma questo non sempre rispecchia l'andamento della gara. Quindi se tu perdi 1-0 ma l'andamento della gara è positivo, è chiaro che sei comunque fiducioso, perché alla lunga naturalmente il trend non può che essere positivo, perché non è che sempre piove, sempre tira vento, sempre c'è la sfortuna, no? Alla fine queste sono tutte scusanti che possono valere per 1, 2, 3 partite, ma poi finiscono perché a un certo punto c'è poco da fare. Naturalmente noi abbiamo, sì, ciao Jacopo, naturalmente noi vedavamo questo Milan che si era smarrito, è inutile dire, cioè anche in alcune partite dello scorso anno era un Milan più slegato, però che era in una mentalità, diciamo, lanciata, quindi è riuscito a tenersi a galla e poi fare quel filotto conclusivo in cui la concentrazione era a 1000. Il mister ha messo una squadra molto quadrata, molto attenta, molto compatta, diciamo così, e di conseguenza il Milan ha raggiunto questo risultato anche inaspettato, se vogliamo, quindi oltre magari pure le nostre potenzialità reali, quelle che intende Allegri, no? Allegri dice alla fine in campo vanno i giocatori, vincono i giocatori. Questo è un ragionamento che tu fai quando hai campioni. È ovvio che, Simo, e chi ci ascolta, se io ho Modric, no? Io allenatore ho Modric, vorrà dire che io posso permettermi di bypassare alcune didattiche, no? Di sviluppo del possesso della palla per arrivare dentro l'area. Perché? Perché Modric me le sintetizza, cioè prende la palla, Totti, no? Di schiena alla porta, a centrocampo, al buio, mandava uno in porta, Salah, per dirti. Quindi lì il lavoro dell'allenatore è normale che è più fondato sulle qualità del singolo, però noi abbiamo sempre detto, noi non abbiamo questa grande qualità del singolo, abbiamo una grande forza organizzativa, una grande compattezza
abnegazione, corsa, sostanza, eccetera, molta imprevedibilità, convinzione nei propri mezzi, entusiasmo, cioè si era creata una favola, la cosiddetta favola. L'anno scorso qualcuno ci ha preso in giro, siete il Leicester d'Italia, eccetera, eccetera. Io non pensavo questo, perché io non credevo che il Milan quest'anno rivincesse lo scudetto a mani basse o che cosa, assolutamente, questo era fuori discussione. Te la potevi giocare, no? Però che il Milan crollasse in questo modo è sinceramente una cosa che dà da pensare, no? Simone, è troppo, perché si è mollato. È veramente un crollo, cioè, è brutto da ripetersi, ma non è una sconfitta di misura, non è un rigore dato all'ultimo minuto che ti fa perdere la partita, non è un inciampo del portiere. Qui è niente, c'è una squadra che ha staccato la spina, ha completamente perso le distanze, tant'è che l'allenatore nel derby ha dovuto fare un qualcosa mai visto negli ultimi 4 anni di Pioli. È qualcosa di veramente poco spiegabile, diciamo così, con i parametri classici, cioè parametro tecnico, tattico, di gamba, cioè, c'è qualcosa di più, perché una squadra non si può spegnere così. Bravissimo, cioè a un certo punto tu hai perso l'identità tattica che ti aveva fatto grande, no? Perché noi, naturalmente, chi ci ha seguito lo sa, tutte le posizioni intermedie, i tre trequartisti, perché quello veniva dentro, quell'altro si abbassava, quell'altro allungava la squadra, quell'altro... Cioè c'era tutta una serie di meccanismi che nel contempo mantenevano un equilibrio di squadra. Se eravamo molto spostati in avanti su una zona in palè, perdavamo palla, potevamo riaggredire, perché la riaggressione la fai se hai densità di uomini in zona palla, e riconquistavamo palla alta, quindi poche volte andavamo a difendere correndo all'indietro. Quando ci si andava avevamo le giuste coperture, quindi usciva forte Tomori, ma nella linea si infilava che sì. Cioè c'erano tutta una serie di cose calcisticamente volute, credimi. Guarda, io ti dico che Pioli negli ultimi 2 o 3 anni ha fatto vedere delle cose non semplici da mettere in campo, perché attenzione, una cosa è stare davanti alla TV, una cosa è poi guidare una squadra, e questo l'ho sempre detto io. Con coraggio, perché andare a aggredire sempre in avanti, scalare in avanti non è così da tutti, cioè bisogna avere coraggio e organizzazione. Certo, certo. L'altro giorno, per esempio, io vedo Eragno, no? Perché Eragno allena la nostra primavera lì a San Giuliano, e prende, ne parlavamo, e lui pure dice, cioè, da fuori io gliel'ho premesso, che lui pure mi ha detto che è stato ospite vostro qualche volta, no? Sì. E dice è più facile chiaramente parlarne. Io però questo mi dovete dare atto, l'ho sempre detto, e ho detto dopo la gara, dopo l'analisi è più facile, no? Quando stai lì in diretta ci sta di sbagliare un cambio, perché sbagliare, tu in quel momento pensi di farlo giusto, poi il dopo ti dice se è giusto o meno, perché se fai gol è giusto, se prendi gol è sbagliato. Però voglio dire, a un certo punto la squadra è cambiata completamente, cioè voi quando quest'estate mi dicevate giustamente ma abbiamo perso che sì, io questa cosa un po' non è che l'ho sdrammatizzata, però dicevo, siccome l'allenatore, per la mia fiducia nell'allenatore e la stima, ha saputo dare degli equilibri, sicuramente capirà che in assenza di che sì deve rivedere qualcosa a livello di equilibrio. Invece io ho visto il contrario, cioè io ho visto non c'è che sì più spregiudicati. Abbiamo esasperato, sì. Sì, lascio solo Bennacer a centrocampo. Più volte abbiamo fatto le analisi con Bennacer da solo in mezzo a 4-5 centrocampisti loro, che chiaramente se perdi palla sei scoperto, ma è normale questo. Quindi ci siamo chiesti più volte perché il mister questo non lo vede. Questa è una domanda che io mi permetto sempre rispettosamente, per carità, per la sua professionalità, per le sue capacità che ha dimostrato, di farmi, cioè almeno la domanda me la pongo, perché io mi sarei posto la domanda, oh qua prendo le imbarcate, io devo dare un equilibrio alla squadra. E ho sempre detto pure, ma non dipende dal sistema di gioco, non è passando 3-5-2, quando io leggo passiamo a 3, passiamo a 8, passiamo a 9. Non è quello, è l'atteggiamento che tu devi avere in campo.
cioè i movimenti che fa in campo, che prima con 4-2-3-1 noi facevamo, noi avevamo un 4-2-3-1 e poche squadre erano compatte No, è vero, è vero. questo è perché? Perché Cialanoglu tornava, Rebic esterno tornava e partecipava al gioco. Quando prendeva palla Rebic, Simo faceva palleggio. Non stiamo dicendo è più forte questo, quello, io sto parlando di altri concetti. Rebic che fa? Prende palla, la stoppa, la rigioca dietro, oppure si sovrappone Teo, lo manda, rallenta il gioco perché in quel momento lo deve rallentare perché non siamo in inferiorità in attacco. Cioè, c'erano dei tempi, Ibra sapeva quando fermarla, aspettare, difendere, prendere una punizione. Cioè, tatticamente, Salemè che sta a destra, l'abbiamo detto 100 miliardi di volte, la sua utilità, che sia a centrocampo con Benaser, poi Barra Tonali il primo anno. Quella era una squadra molto ben messa in campo, che a mano ha perso i pezzi, e ha perso le abitudini di gioco, cioè le ha perse, non ce l'ha più, perché tu sulla fascia, se gli esterni non partecipano al rientro, al gioco, allora tu la riaggressione non la fai più, no? Quindi lasci campo all'avversario. Ma questa era una delle prime cose che abbiamo perso. Finito. Quindi tu lasci campo all'avversario. Cosa succede? Che Messias, Diaz e Leao insieme, io ho sempre detto insieme, non ho detto che sono scarsi, no, ognuno è bravo se però impiegato in un contesto più equilibrato. Tutti e tre insieme, se si fermano, il centravanti si ferma, un centrocampista è andato, ci siamo? È andato. Un terzino minimo, uno è andato, se non tutti e due. Ma chi difende? Cioè, gli spazi sono ampi da attaccare, le palle filtranti passano, le linee di passaggio sono libere. Chiaramente incontri, con tutto il rispetto, l'Empoli, riesci poi ad azzannare la partita al 93esimo. Ma anche chi attacca, mister. Noi quante volte abbiamo visto dei gol l'anno scorso e soprattutto 2 anni fa, fatti semplicemente perché riprendevi palla aggredendo a 25 metri, 30 metri dalla porta e potevi andare in porta facile a quel punto perché la squadra sta costruendo, è aperta e tu vai in porta. Mi viene in mente il gol con la Roma, mi viene in mente un gol contro l'Inter. Mi vengono in mente tanti gol del Milan che riusciva a fare semplicemente non perché costruiva dal basso, ma perché era bravo a riaggredire 25-30 metri dalla porta avversaria e poi tornava subito in porta. Ma era un esempio, Simone, era un esempio di calcio da studiare, no? Perché naturalmente, io ripeto, spero di essere Mister, ti chiaro. interrompo. Zaccheroni, oggi ospite da noi, ha detto a un convegno della FIFA a Tokyo a gennaio si parlava di tattiche, eccetera, a livello di allenatori, che insomma, poi io so anche che cos'era quel convegno, quindi magari lo ampio un po' di più rispetto a quello che ha detto il mister. Era una sorta di grande corso di aggiornamento che fa la FIFA dal punto di vista tattico e il mister è uno diciamo così, dei relatori. Lui ha detto, se mi fate la domanda chi in questo momento c'è da guardare, eccetera, io vi dico il Milan di Pioli, perché negli ultimi 2 anni ha messo in campo qualcosa che è realmente da studiare, da guardare. E adesso non so cosa dire. Simo, io come allenatore, no? Sto a casa, voglio acquisire più conoscenze, no? Perché io so sempre che c'è da imparare ogni secondo, perché quell'allenatore che dice so tutto io, quello che dico io è giusto, scartatelo a priori, significa che è limitato, no? Quindi ha poco da dire e poco da ascoltare. Cioè io dico questo, io naturalmente Allegri, cioè, ma con tutto il rispetto, perché Allegri, attenzione, persona intelligente, persona scaltra, sa gestire il gruppo, sa cavarsela nelle conferenze stampa, nei rapporti con la società, nei rapporti con i calciatori, ha tantissime qualità e fa un calcio pratico che ci sta. Noi abbiamo detto sempre Castori, ha visto Castori, l'hanno dato il Perugia ultimo in classifica, no? Giusto o no? Lo salva, te lo dico io, te lo metto per dire, lo salva. Cioè, era disperata quella squadra là, la salva. Perché raggiunge il risultato? Perché è pratico, è uno pratico. Benissimo, tutti bravi e grandi allenatori. Però naturalmente se io devo studiare, no, qualcosa di nuovo per accrescere un po' le mie conoscenze e di conseguenza le competenze che vengono dalle conoscenze, che mi vedo? Mi vedo un allenatore che propone qualcosa di nuovo, no? Quindi De Zerbi,
che ascolto, riascolto, perché veramente ha dei concetti che ha qualcosa in più, cioè De Zerbi è uno che ha qualcosa in più. Poi lui magari non vincerà mai uno scudetto come Zeman, non ha mai vinto lo scudetto, però è forte, quindi non diciamo sempre ma quello che ha vinto, che non ha vinto, non è questo. Un allenatore può essere forte e non vincere gli scudetti, però ha qualcosa in più. Guardiola, te lo dico io, Guardiola se deve guardare un collega oggi, si guardava Pioli, si guardava Sarri qualche anno fa, ormai lo conosce bene, si guardava De Zerbi, si guarderà De Zerbi, si guarderà quei colleghi che in qualche modo gli sono di ispirazione, ok? E Pioli era uno di questi. Cioè, sinceramente, io ti dico, l'allenatore che aveva fatto un qualcosa di magico, perché avere una bella fase offensiva, imprevedibile, costante e in più mantenere gli equilibri, questo è il dilemma di ogni allenatore, attenzione, cioè alla fine un allenatore a cosa punta, a cosa mira? A saper attaccare mantenendo gli equilibri. Se riesci a fare quello, già hai fatto più di metà della strada, no? E poi perfezioni, aggiungi, capito? Fai così anche, fai colà. Però la base è questa di un allenatore. E questo qui ha fatto una cosa incredibile. Poi l'aiuto di Ibra ci sta perché comunque scuote lo spogliatoio, l'entusiasmo di chi si doveva fermare. Poi sono scattati i rinnovi, gli aumenti di stipendio, pure al mister 2025, 4 milioni l'anno. Una serie di cose che non so cosa sia scattato, ma non mi vengano a dire che non c'è niente, perché ha visto per un po' ci hanno provato a dire momento, e noi dicevamo Simo, anche tra noi più che in radio per non scoraggiare, cioè io dicevo Simo, quale momento, qua stiamo andando a sprofondare, perché questo si vedeva e era chiaro, cioè l'andazzo, il trend era chiaro già da 2 o 3 mesi fa, non è da adesso. Chi pensa che adesso, ultime 4 partite, non ha capito che stava in cottura già, capito? Quella era una cosa già in cottura, bagnomaria, che stava crescendo. Che fa? Sta andando a tentoni, si dice, no? Non so se cioè attendo al buio. Ma sai quando vai al buio, no? Fai così, dice fammi. Sta cercando una soluzione, ma a caso, senza però avere un'idea. Cioè, quando ha rimesso in piedi il Milan dopo il famoso ormai Atalanta-Milan, che ha avuto anche qualche battuta d'arresto qua e là, qualche sconfitta, un pari, un derby che vinceva 2-0, ripreso 4-2 nel secondo tempo. Però aveva talmente le idee chiare che è andato dritto lo stesso, non andava cambiando. Poi si è interrotto per il Covid e poi quando è ripreso è andata avanti con la linea che stava iniziando a tracciare a febbraio precedente. Cioè, non andava a tentativi, metto un trequartista fisico, poi ne metto uno tecnico, poi lo tiro via al 45esimo, cioè De Ketelaar, e me ne metto un'altra punta, cioè Rebic. Ieri gioco a 3, ma gioco a 3 che in pratica gioco a 5, e una delle mezzali è Messias, e poi invece al 45esimo Messias esce. È tutto una sorta di grande rincorsa che alla fine non porta a niente, perché non c'è un'idea, c'è un provare a mettere delle toppe. Purtroppo. Facciamo così, mister. Mentre noi chiudiamo il nostro primo discorso iniziale, ricordo a tutti quanti, ma lo state vedendo qua sotto, di abbonarsi a Radio Rossonera, è semplicissimo, sono 0,99 centesimi sotto il tastino col dollaro per abbonarsi, e B, soprattutto ci sono le vostre domande. Da adesso in poi inizio a farle girare, ne sono veramente arrivate tantissime, quindi ricomincio dall'inizio. Mister, intanto che metti in onda la prima, se vuoi raccontare in un minutino cosa stai facendo. Sì, come no. Niente, allora qualche giorno fa, insomma, 15 giorni fa, è arrivata questa proposta al mister Gautieri, con cui già avevo lavorato in passato, e lui Mi sa che il mister si è frizzato sul più bello. Facciamo una cosa. Se voi da casa mi date la conferma che quantomeno a me si vede, cioè che è un problema del mister, il mister esatto si è frizzato, credo, ma allora andiamo a recuperare appena possibile, se no altrimenti glielo spoilerò io cosa sta facendo il mister, anche perché tra l'altro vedo che parecchi di voi stanno seguendo il San Giuliano. Sì, è bloccato. eccomi Simo. Eccolo qua, è tornato.
Non lo Ciao, so che è successo, scusami. no problem. Dicevo, quindi il Ripartiamo. mister ha valutato questa soluzione in quanto, conoscendo i rappresentanti della società, ha capito che è una società di persone serie per bene, in continua evoluzione e con un progetto veramente importante. Quindi, diciamo, poi abbiamo studiato la rosa della squadra vedendo qualche partita e a mio avviso, io ho comunicato al mister che a mio avviso c'era degli elementi sui quali si poteva lavorare, Mm. e nonostante la posizione difficile di classifica, diciamo così, e quindi si è accettato di questa sfida non semplice, però con le condizioni migliori, insomma, con una società che ci sta, diciamo, supportando nel modo migliore. E naturalmente, ecco, affrontare una cosa così in corsa significa anche essere capaci di sintetizzare i concetti, cioè di far arrivare ai calciatori i concetti che in genere ci vogliono 2 mesi, no? Perché se tu cominci a luglio sei pronto a settembre, insomma la squadra ha ben assorbito le cose. Quindi siamo, credo, stati anche in grado, ecco, di mettere in piedi delle sedute che sono riuscite a far comprendere ai ragazzi che poi hanno le loro qualità, perché alla fine sono i ragazzi che vanno in campo e che mettono le loro qualità, e siamo riusciti insomma ad ottenere già dei buoni risultati al di là del fatto numerico, ripeto, ma proprio delle prestazioni in campo, perché il risultato numerico, sai, a volte ti sorride, a volte no, però ti devo dire che siamo stati nelle ultime 2 partite a Piacenza e con Lecco molto equilibrati, molto messi bene, molto aggressivi e molto concreti anche, oddio, molto concreti, diciamo che a Piacenza al primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni, un palo, una traversa, potevamo essere un po' più concreti, però diciamo nel complesso una squadra che adesso soddisfa. Poi è un girone difficile, squadre molto equivalenti, molto equilibrate a livello di valori. Credimi, guarda, la penultima e la prima in classifica, cioè non passa tutto questa differenza. Sono tutte partite difficili, il cammino è ancora lungo, però naturalmente adesso stiamo, insomma, in questo momento a un punto alla salvezza diretta e dovremmo continuare a lottare questi giorni, questi mesi per portare a casa un risultato che l'ambiente merita, perché ripeto, è Mm. un ambiente che al primo anno di professionismo è chiaro che poteva incontrare qualche difficoltà, no? Chiaro. Perché si salta da dilettante al professionismo, delle cose cambiano. E quindi speriamo insomma di farcela. Noi comunque faremo il possibile giorno e notte di lavoro, poi sono fatto così e quindi vediamo. Poi naturalmente stando lì a Milano, Simo, io te l'ho detto, potremmo venire pure un giorno in studio, eh, Guarda, pure, quando vuoi. pure, pure con il nostro preparatore, che poi è un preparatore atletico molto esperto. Ti dico che è molto esperto e sa perché ha fatto le categorie, insomma, ha fatto 10 anni Mm. di Serie B, uno che pure per parlare magari della situazione di infortuni, sempre con molto tatto ed equilibrio, naturalmente, ci mancherebbe. E poi niente, io volevo dire pure questo e chiudiamo il discorso Sì. San Giuliano, che magari organizzeremo pure di vederci con qualche amico che ci tiene. Ecco, mi fa piacere, approfitto Simo per ringraziare perché veramente mi sono arrivati e mi arrivano tantissimi messaggi di tifosi del Milan, di congratulazioni, di È vero, è vero. incoraggiamento, C'è un che sacco di fanno che gente che nei post partita dice di averti seguito per il ci, risultato, eccetera. È vero. no, veramente, guarda, un affetto che mi ha fatto tanto piacere e ti dà coraggio, sembra di no, ma... E poi, ecco, un'altra cosa, considerazione che va fatta è questa, che col mister con cui avevo già lavorato, Cautieri, mi trovo bene perché innanzitutto io lo considero un grande allenatore, io gli ho sempre detto che è un grande allenatore. E poi ha delle idee calcistiche che si sposano molto con le mie, perché naturalmente il vice supporta comunque sempre l'allenatore, no? Sempre e comunque, anche se l'allenatore vuole giocare 5-5-5, no? Però è ovvio che se lavori con un allenatore con il quale Chiaro. condividi le idee di calcio è una cosa più
semplice, diciamo così, tra virgolette, più motivante, no? Quindi, e niente, speriamo bene. Ripassiamo al Milan Ricominciamo allora. al Milan, mister. Teo Hernandez. Ciao a tutti, ti chiede Fabrizio. Mister, io vedo un grosso problema a Teo, da rientro dal mondiale. Non gioca, non so, in gioco, non lo so. Sembra totalmente disconnesso dal mondo Milan. Sì, sì, ma è, diciamo, la brutta copia di Teo, no? Cioè, fai conto che non è È un lui. Teo normale. Per esempio, io dico sempre, ieri noi avevamo la terza partita, no, in 7 giorni, quindi che cosa succede? Quella cosa è importante, quando è importante sia le scelte iniziali, ma soprattutto i cambi, no? Perché? Perché comunque anche l'avversario ne ha fatte tre, quindi chi indovina meglio i cambi è importante perché c'è gente che potrebbe gli ultimi 20-25 minuti non farcela più, diciamo, no? E quindi cosa voglio dire con questo? Che se uno è forte ma poi non ce la fa più, non è più forte, no? Mi spiego che voglio dire. Quindi se entra uno che pure sulla carta, ipoteticamente, può essere considerato un po' meno forte, ma ti dà di più, perché è fresco, no? E lo stesso è il concetto di Teo. Teo è un grande giocatore, però nel momento in cui, come dice Fabrizio, è disconnesso dal mondo Milan, è giù di corda, no? È in down, diciamo così, in Sì. down psicofisico. Sì, forse è Eh, proprio il riassunto del nostro momento, Teo. È esatto, vuoto. Cioè, è lo guardi in vuoto. faccia, è vuoto proprio. È come se, come dire che se tu li metti, Ballo-Touré è uguale. Non so, Cioè, forse purtroppo farebbe sì. pure meglio, no? Mm. Poi è comprensibile un allenatore dica io punto sempre su Teo, spero che si svegli oggi, però adesso stiamo vivendo di speranze noi. Cioè noi Mm. stiamo vivendo di speranze e di ragionamenti che io mi metto a tre dietro, a tre a centrocampo e improvvisamente divento solido. Non è così. Ma questo l'abbiamo sempre detto. A me sai che mi sembra, Simo, sinceramente, il pre-Violi, ma ti devo dire che però sarebbe un'offesa per Gattuso. Dire che questo è come il Milan di Gattuso è un'offesa per Gattuso, perché Gattuso che a me non piaceva, io lo dicevo, no? Non piace il tipo di calcio che propone, non è che non mi piace, poi ha le sue qualità pure Gattuso, perché tutti gli allenatori hanno le loro qualità. Però il Milan era solido, cioè Mm. una solidità l'aveva, no? Cioè non era facile fare gol al Milan di Gattuso, per dirti. No, poi era statico, movimenti, tutto sussuso, molto scontato, molto, cioè, una cosa, cioè, secondo me ti annoia a vedere una partita. Ma questo è un Milan proprio che, ma tipo il peggior Montella, sai, quel periodo di quando ci fu il periodo del peggior, non peggior Montella, peggior Milan di Montella, volevo dire, no? Quando proprio confusione totale in campo, non si capiva chi era centrocampista, chi era terzino, cioè, una cosa incredibile, cioè veramente io, questa è una Quando cosa inizi a veramente, vedere gli esperimenti con i giocatori che all'improvviso si ritrovano in un ruolo che non hai mai visto far loro, cioè, è lì proprio uno dei segnali che c'è qualcosa che non sta andando. Simo, tu ti ricorderai, non so, il Bonaventura quinto, Sì, sì. cioè noi ne abbiamo viste di tutte, 3, Anche 5 il e che 2, sì, terzino ma non terzino, che ti fece il ricordi che ero, terzino ma non lo era. È una roba un po' strana. Sì, sì, sì. che io dico, io stavo in Africa, ti scrissi, Simo, ma dove sta giocando che sì, che fatico a capire, e tu pure mi Lo so. rispondessi, ce lo stiamo chiedendo anche noi, no? Mezzo terzino, mezzo centrocampista, Bonaventura quinto, noi ne abbiamo viste tutte e di più. Adesso stiamo lì, forse peggio, forse peggio. Però la cosa grave qual è? Che noi eravamo arrivati ad essere competitivi, perché una cosa è avere confusione quando tu stai ricostruendo e può succedere che un allenatore non trova il bandolo della matassa, no? Non lo Sì, sì, qua trova. stai smontando. Qua stai smontando una cosa che tu invece hai costruito. Mm. E veramente è inspiegabile, è una cosa da film, c'è da farci un film, una cosa del genere. Ti chiedono se potrebbe essere un problema di preparazione anche in vista Champions, però ricordo che la Champions è qui tra pochissimo, una settimana circa. Ragazzi, io dico questo, ci può stare anche un problema di preparazione, no? Poi ripeto, se veniamo in studio faremo una puntata su questo, se quando si organizzerà, chiaramente deve essere una settimana e non ci sono tre partite in una settimana, insomma, ne parleremo col prof. E noi cioè,
io quello che non capisco, Simo, veramente, cioè questa omertà del calcio, non si può parlare perché tu ti sei permesso, offendi, nessuno offende nessuno, ma Mm. una squadra che da 3 anni ha più giocatori rotti che sani, cioè non è che è Bottoni che dice, capito, Simone? Chiunque dovrebbe dire, ma scusa Simo, ma se tu stai 3 anni che c'è sempre la febbre, no? Ma te la fai una domanda, no? Ma io ho sempre la febbre, qualcosa devo vedere e devo farmi degli esami, no? Qualcosa c'è. Cioè, questo è impossibile che tu hai sempre 8 infortunati e poi molto spesso hai flessori, che è un sintomo ben identificabile. Allora lì c'è un lavoro, purtroppo, mi dispiace dirlo, non so chi ci va di mezzo perché non li conosco, ripeto, poi c'è da rispettare sempre i professionisti, ma là c'è un lavoro fatto male, c'è un lavoro fatto male, perché muscolarmente non puoi avere sempre questi i giocatori rotti. Può succedere uno, quello più anziano, sai, più delicato, quello più giovane che non si sa gestire, scatta come un matto e si strappa ancora perché non è caldo, voglio dire, però è una cosa esagerata, insomma, una cosa che non si è vista mai. Ma tu vedi le altre squadre, vedi 8 infortunati, scusate, eh. No, guarda, mister, abbiamo appena fatto anche pochi giorni fa la nostra solita analisi degli infortuni. Quest'anno abbiamo una compagna di viaggio che è la Juve, che anche la Juve ha dei problemi muscolari ripetuti e consistenti anche a livello di numero. Il resto delle squadre stanno particolarmente bene. Cioè, l'Inter ha avuto soltanto 2 grandi infortunati, Lukaku all'inizio e Brozovic a novembre-dicembre, Vabbè, adesso è tornato in gennaio, si è rifatto male, Mora è tornato, ha avuto 2 grossi problemi muscolari, ma 2. ci può stare due, no? La Roma Una, ne ha avuti 2 o 3 da 4-5 partite tra Dybala, Kumbulla e un altro che non ricordo. Il Shaarawy a inizio stagione, ma 3 problemi ci possono stare. no, noi ci siamo rotti, ti ricordi Florenzi, Calabria, Di tutti, tutto quest'anno, tutti quei come l'anno flessori, scorso, come 2 anni fa. Orighi, flessori, flessori, flessori. Là c'è un motivo specifico. Giulia, il fatto è questo. Giulia, Giulia ti chiede insomma, esatto, cosa faresti, insomma, la prima mossa? allora, Simo, il discorso come logica, il profilo della prova logica, no? È uno, cioè quando giocavo bene, come giocavo? E rimetterti a fare quelle cose là e inventa, Cialanoglu non ce l'hai più, te ne inventi un altro, Tiav, oppure te lo facevi prendere, che sì, non ce l'hai più, te ne dovevi inventare un altro. Salemekers improvvisamente è diventato un gregario di questa squadra, un panchinaro, non si è capito il motivo. Quando poi tu per vincere lo scudetto hai fatto giocare Salemekers, Krunic e questa gente qua. Guarda, ieri Io il no. mister a domanda ha detto del perché si è rimesso a 3, eh, perché in questo momento il Milan non riesce a supportare, non riesce a trovare le distanze giuste, deve eh, per forza schierarsi così. Tant'è che ha sì, detto che dalle prossime si va avanti, eh. Cioè, non era forse un l'ho numero. letto. Però Simo, scusami, è come dire, no? Io per non subire gol faccio 2 linee da 5 davanti alla porta. È lo stesso Ieri più o meno, ragionamento. E più o più o meno è meno. questo, è certo. Perché tu dici io metto 3 difensori centrali così non sono due e uno di più. Capito? Rinuncio a qualcosa davanti e metto 2 quinti e così 3 centrocampisti non più uno, però così che la coperta, no, ti stai coprendo la testa e lasci scoperti i piedi. E prima facevi il contrario. Ci vuole l'equilibrio. Allora, innanzitutto un allenatore che vince deve credere nella propria idea di calcio e lui l'ha cambiata. Attenzione Simo, l'ha cambiata lui. Cioè, nessuno, guarda, adesso bisogna essere oggettivi, eh. Cioè, io parlo proprio di analisi, no tattica, però l'analisi delle cose, no? Lui ha cambiato. Cioè, tu sei andato avanti, hai fatto bene, hai vinto le partite, hai fatto stravedere, ti sei fatto studiare dai migliori allenatori al mondo, giocando in un certo modo e tu ci hai rinunciato. Ma già, scusa, lo scorso anno, Simo, ti ricordi quando noi ci chiedevamo, ma perché adesso fa così? Poi una partita la vinceva, una la strappava, una la pareggiava, l'Inter non vinceva più 7 partite, non ha vinto più, si è rimasto là e poi ha avuto lo strappo. Mm. Però a un certo punto sei tu che hai rinunciato a quel tipo di proposta di gioco, no? Ed è una cosa che non mi spiego, io non me la riesco a spiegare, io ce lo vorrei chiedere,
però adesso non ti risponderà fra 10 anni. Come adesso, quando tu incontri Zac, no? Gli chiedi una cosa a Zac e ti risponde, no? Se può, cioè se non è una cosa... No, ma risponde. Ad esempio, guarda, abbiamo avuto Arrigo Sacchi 3 settimane fa, mi pare, 2 settimane fa. Abbiamo avuto Zaccheroni questa. La settimana precedente, settimana scorsa, avevamo chiesto a mister Fabio Capello di venire. E il mister chiaramente ci ha detto, siccome non voglio mentire in onda, preferisco non venire. Bravo. Insomma, l'unico, tra virgolette, stronzo sono io. No, che magari no, veramente dovete capirmi, non è facile critica cattiva, assolutamente, perché guarda, io faccio questo mestiere, no? Non lo faccio a livelli di Pioli, però faccio questo mestiere e so che è brutto quando non gira, poi danno tutti la colpa all'allenatore. Io sto facendo un altro discorso, io non voglio dire che è tutta colpa di Pioli, io voglio dire solo perché hai cambiato una macchina che camminava. Cioè tu hai vinto lo scudetto, no? Con Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud, che sì e cosa. A un certo punto riproponi questa cosa. Fronte alla porta della scoperta. Rispondo alla domanda precedente. Lo staff, imparato, sì, Stefano sì, ma come tutti credo. Lo staff è lo stesso. Non ho idea se i problemi fossero gli stessi. Dovrei andare a controllare. Magari ci facciamo domani un piccolo passaggio su questo, però lo staff, ad esempio Osti, so che ce l'aveva da Palermo forse addirittura, forse ancora prima. Quindi sì, lo staff atletico più o meno era quello. Però non so se avessero problemi. Però Simo, scusa, esiste uno staff anche sotterraneo, chiamiamolo così, sempre con rispetto parlando, cioè noi abbiamo il professore che è il capo preparatore, no? Poi ci sono una serie di figure che poi portano avanti, non so, quello che viene da un infortunio, quello che in quel momento, secondo i nostri studi, deve fare un lavoro differenziato perché è arrivato adesso e magari da dove veniva ha giocato relativamente poco, relativamente troppo, cioè devi fare delle cose, non è che è un preparatore che però supervisiona tutti i lavori, questo sì, dovrebbe supervisionare, dire che fa questo oggi, questo e questo, non sono d'accordo. Perciò un mister ha il capo preparatore, non so se mi spiego, cioè noi abbiamo il capo preparatore perché noi ci interfacciamo con lui, non ci interfacciamo col vice, controvice e semivice che sta dietro, perché sennò diventa un casino, sei d'accordo Simo? No, assolutamente, tant'è che il Milan aveva addirittura uno. ingaggiato una figura addirittura terza per fare questo, cioè chiamato l'anno scorso in autunno per varie ed eventuali, non mi fate parlare, è andato via. Ma tu non lo fai lo stronzo come me. No, non posso perché mi ha chiesto di non dire nulla, però in generale non è stata una situazione simpatica. Hai capito? Cioè, allora Simone, io non so nulla, credimi, non so nemmeno per vie traverse, onestamente, ma nemmeno chiedo perché non mi piace fare questo. Però ti dico, dal di fuori si vede che c'è qualcosa che non funziona, no? Anche perché la figura terza, scusami, io faccio esempio adesso su di noi, no? Noi arriviamo, andiamo a lavorare, cioè a un certo punto la società dice c'è una figura terza che si occupa di... ma noi non controlliamo la figura terza che cosa fa. Non so se mi spiego. E poi è un come esautorare la figura prima, non so se mi spiego. Cioè la figura terza, quarta e quinta devono dipendere sempre dalla prima persona. Perciò esistono le gerarchie, no? Che le gerarchie non significa, Simmo, che uno è più bravo dell'altro, assolutamente. Magari quello che è terzo in classifica gerarchica è più bravo di quello che è primo. Però in quel momento è terzo, quindi significa che deve dipendere dal primo. Non so se mi spiego. Funziona così. Il Milan c'è qualcosa che non va a livello proprio di strategia di allenamento, capisci che voglio dire? E poi a livello tattico-tecnico c'è stata un rimangiarsi una costruzione fatta, cioè fare una bella villa e poi in qualche modo darci una con la gru. Sì.
Sembra quando da piccolo facevi i castelli di sabbia, Bravo, li guardavi e poi per il gusto di romperli ci andavi dentro coi piedi. Uguale. esatto. Però non ha senso. Cioè. Bravo, non ha senso, perché pure un allenatore non mica vuole perdere, cioè voglio dire, se No, a me è il primo presupposto che il corso allenato è, dicono, l'allenatore non è masochista, non lo fa mai per andare contro di sé, che sarebbe folle. C'è sempre un motivo, magari sbaglia semplicemente, ma però non è folle. Simo, quando io sentivo dire, no, mi permetto, sale me che ci vorrebbe uno più forte qua e là, io sono il primo a dire, certamente da un punto di vista della realizzazione di gol, non è tra i più forti al mondo, no, però io spiegavo la sua utilità tattica e che il Milan si reggeva in piedi anche grazie a lui perché la fascia sinistra riusciva a fare un lavoro diverso perché ruoti, no? Ruoti dentro al campo, ti dai gli equilibri alla squadra. Cosa succede? Che Pioli invece è andato dietro a queste dicerie, cioè o qualcuno in società gli ha detto no, là ci vuole uno che salta l'uomo, no? Che noi abbiamo spiegato 1000 volte. Allora, saltare l'uomo non significa niente, cioè significa per carità, se è uno che salta 3 uomini e fa gol, certo, c'hai Messi, io per carità. Però saltare l'uomo si salta in più modi, col dai e vai, con un triangolo, con una sovrapposizione, con un movimento posizionale, un'esca, cioè ci sono 100 modi, cioè l'allenatore esiste per questo, no? Per spiegare ai ragazzi, siccome non abbiamo Messi, dobbiamo in qualche modo comunque andare a crossare, Se no andare in passerebbe il alto. direttore sportivo, ne compra 11, li mette in campo. E certo, Ah, hai fatto. Poi è normale che se tu ragioni da Paris Saint-Germain, da Real Madrid, che prendi tutti i migliori per ruolo, il discorso può cambiare, però abbiamo visto che il Paris Saint-Germain non ha vinto, cioè ha preso giocatori pagando centinaia di milioni di euro, però non è, vedi, non vinci, non è matematico che tu vinci, perché devi fare la squadra, cioè fare un mix tra grandi giocatori che ti aiutano, quelli sai che serve il grande giocatore Simo, ti aiuta a vincere una partita, cioè partita 0-0, grande giocatore, punizione, incrocio dei pali, 1-0 e porti a casa. E là serve il giocatore. Però non può l'allenatore abbandonare tutto il lavoro perché io ho Del Piero non alleno. Non è, secondo me non funziona così. Non so se mi spiego. assolutamente. Mister, ho un sacco di domande, quindi gli ultimi 20, col quarto d'ora circa lo dedichiamo a domande rapide e risposte rapide. Sì, Karim ti chiede, ma siamo sicuri sì. quindi, vista la confusione che c'è in questo momento, che i nuovi siano così scarsi? Infatti ha ragione Karim, cioè non ne siamo sicuri affatto, Non perché per nel niente. momento in cui un giocatore nuovo entra in una situazione deficitaria da un punto di vista dell'organizzazione in campo, ha poche opportunità di mettersi, diciamo, di potersi far valere, no? Grazie cara. Serginio infatti ti chiede ad esempio cosa ne pensi di De Ketelaere, ma è stesso discorso. Allora, io ho visto De video quando lo stiamo trattando, impostando pure un video delle sue giocate e delle sue cose. Ho visto mobile, accelerazione, corsa, forte nel dribbling, forte nella conclusione, eccetera. Oggi vedo un giocatore che non è lui. Allora, o questi ti hanno mandato un fratello gemello segreto nessuno, di cui nessuno sapeva la conoscenza, ma questo è un altro giocatore, quindi secondo me c'è un problema di ambientamento, cioè lui ha trovato, non ha trovato un ambiente, non, per carità, perché pure lui doveva metterci del suo, però naturalmente a 21 anni il calciatore ancora è acerbo, no? Da un punto di vista della personalità, della convinzione dei propri mezzi, di tante cose. Quindi naturalmente è facile che si possa smarrire, cioè Cacà, dico un esempio, non perché Cacà era più forte di De Ketelaere, mettiamo in chiaro, però arrivi dove? In mezzo a tanta gente che ti fa sentire sicuro in campo. Pato, io mi ricordo Pato che non poteva giocare i primi mesi per questione di età, è entrato in campo doppietta, entrava perché Pirlo, quello, quest'altro, capito? Palle dentro.
cioè trovi un ambiente di giocatori che ti aiutano, no? Naturalmente se tu entri in mezzo a un casino rimani tu da solo a cercare la giocata, cioè come se adesso noi avessimo Pato, no? Di 20 anni, entra in campo Pato, tu che ti aspetti da Pato? Che da solo gli arriva una palla, va, scatta, capito? E fa gol. Però non è che tu vedi un'organizzazione. Alberto ti chiede, a mio avviso i problemi non sono in campo. Quando accadono queste cose così improvvise non un comune denominatore. Rottura tra squadra e allenatore, sinonimo... Oddio, è andato avantissimo Alberto, sinonimo di esonero. Però Corretto. Simone, guarda, è andato avanti Alberto, però è un pensiero che chi non lo fa, siamo onesti, è difficile non pensare questo, perché sembra che ci sia una scollatura, cioè guardando visivamente la squadra, pensi a una scollatura, cioè è come se la squadra e il mister si siano scollegati, cioè non c'è più quella comunione di intenti, come una delusione, che si è creato, capito? Noi non lo possiamo sapere da qua, però qualcosa è successo, Simone. Cioè una serie di cose che poi ha influenzato anche i rapporti interni, secondo me. Per rispondere a Gioele, sì, da Cioè, semplicemente. sì, DAZN dalla Serie C, Eleven Sport, quindi DAZN ha preso i diritti, Sky mi sembra pure da qualcosa e da Highlight, però c'è pure, mi dicono, un'app di Serie C dove si vedono però in bassa risoluzione, si fa sul telefonino, se la vedi in TV è troppo... Per vederli dal Infatti. vivo, invece, mister, bisogna venire a Seregno. Esatto, a Seregno, poi quando se qualcuno ha bisogno di un accredito mi scrive, io lo procuro e mi farebbe piacere, certamente. Allora, mister, Mirko ti chiede, non pensate che il rientro di Mike possa risolvere tantissimi problemi sia caratteriali che tattici? Tieni la squadra 20 metri più alta? Può aiutare Mirko, sicuramente la perdita di Maignan è stata grave da questo punto di vista, delle certezze, il gioco con i piedi, la grande personalità che ha pure lui, perché tu avevi Mike dietro e Ibra davanti, due grosse personalità, si vede, ti può aiutare. Il problema, sai qual è? Che io penso che adesso si è andati troppo, hai visto quando ti sporchi troppo? Cioè, se un pochino le scarpe un pochino sporche le pulisci, no? Se vai proprio sporchi tutto, vestito, cravatta, giacca, ti devi cambiare, cioè la situazione è diventata dura, ma non significa non essere un bravo allenatore, a volte un bravo allenatore si trova a non poter più risolvere una situazione, quindi quello che diceva prima, potrebbe pure la cosa sfociare in una separazione, Simo, non adesso, però certamente il trend è quello, perché poi prima o poi dovrai fare un qualcosa, secondo me. Ti chiedono anche un commento sulle due punte. Ieri le abbiamo viste due punte in verticale, Orighi dietro e Giroud poco avanti. Sì, allora ragazzi, io vi dico una cosa. La difesa a 3, voi non sapete quando lavoro ci sia dietro. I quindi che devono fare questo, se la difesa fa questo, se il braccetto fa quest'altro, se il centrocampista si apre di qua. Cioè ci sono una serie di cose, non si fanno dicendo con la lavagna, oggi giochiamo 3-5-2, Cioè, non so se mi spiego. Se io lavoro, noi lavoriamo 6 mesi su 4-3, no? Poi un giorno, impauriti da non so cosa, da due risultati negativi, diciamo alla squadra, oggi giochiamo 3-5-2. Sì, può andare bene perché magari ti metti là, poi fai un gol, vinci 1-0, ma non è così, c'è un lavoro dietro, quindi le due punte pure, era questo che ti volevo rispondere, arrivare alle due punte, sono partito dai tre dietro, ci sono dei movimenti di coppia, no? Uno quello più vicino alla palla fa un movimento e l'altro fa l'opposto, quello fa il velo, quello incrocia, cioè ci sono dei movimenti, non è che tu metti due punte e allora gioco a due punte, c'è tutto un lavoro dietro, no? Per esempio, ve ne dico uno, Mandorlini è quello che uno di quelli che ha saputo meglio fare il 3-5-2 in Italia. No, Mandorlini, che ha vinto Mandorlini, ha vinto gli scudetti, non ha vinto niente, no? Però è uno che ha fatto il 3-5-2 in maniera fatta bene, per esempio meglio di come la fa adesso Inzaghi, che è efficace alla fine, però Inzaghi ha dei giocatori, capito?
fa un 3-5-2, però la Juve, eccetera. C'è un lavoro dietro che se non si inventa, oggi non puoi inventare nulla, non ti puoi inventare, devi lavorare. E lui aveva lavorato bene, era riuscito a trovare una quadratura incredibile, dei movimenti intelligenti dei giocatori, ma ve lo posso assicurare io. L'occupazione degli spazi, Simone, non ruoli ma funzioni. Io Calabria adesso sono mezzala perché c'è un buco al centro del campo, vado a mezzala, a quel punto Saelemaekers scendeva a fare il terzino, stringeva Saelemaekers, a quel punto Calabria rimaneva a fare il terzino, e già questo automatismo ti dà un equilibrio che oggi non ce l'hai più. Walter ti chiede, mister, ma visto che Pioli vuol fare difesa a 3, a questo punto non sarebbe più consono per nostre caratteristiche passare 3-4-3 anziché 3-5-2? Certamente, Walter, da un punto di vista didattico il 3-4-3 prevede meno cambiamenti, no, nei movimenti che piuttosto che il 3-5-2. Certamente come logica... Puoi anche rimettere Leao, puoi rimettere gli altri che hai in rosa. Ma certo, perché poi alla fine diventa un 5-4-1 in fase difensiva, quindi sei sempre equilibrato, no? E comunque, come dice Walter, è più vicino, no? Per questioni di sintesi, di tempo, no? Di cui parlavo io prima, anche che pure noi abbiamo avuto questo problema di sintesi, no? Non puoi adesso arrivare a 15-16 partite alla fine C'è un cioè centrocampo fare a il 2. progetto lungo, no? Il progetto lungo lo fai a luglio. Assolutamente, anche perché in realtà in costruzione abbiamo visto che molto spesso già eravamo così, quindi è un passaggio intermedio un po' più semplice da fare. In possesso spesso eravamo già a 3-4-3. Esatto. Ti chiede Bravo. Fabrizio se è una sorta di imposizione di De Keter o in generale, io tra largo, se la parte, diciamo così, tecnica della dirigenza potrebbe prendere in mano la questione e imporre qualcosa. Io apro e chiudo parentesi prima della tua risposta. Potrebbe essere una buona soluzione, ma in questo modo commissari l'allenatore. Certo, vabbè. Davanti ai giocatori. Ma a parte che io credo, Simo, che già da tempo là ci sia una sorta di confronto quotidiano, secondo me c'è un confronto quotidiano, chiamiamolo confronto, perché deve rimanere nei canoni della liceità sportiva, no? Quindi finché c'è un confronto col mio direttore sportivo, col mio direttore generale, col mio presidente, un confronto ci sta. Diverso è che il direttore sportivo viene e dice gioca questo, insomma, no? Diventa brutto, diciamo, è sinonimo e preludio a un finale scontato, una cosa del genere. Quindi Fabrizio, io ho capito che dici tu, ci può stare, magari ti detto così, dice mister, siccome adesso le velleità di scudetto non ci sono, vediamo i nostri ragazzi, i nostri investimenti come vanno, quindi metterla più dal punto di vista sportivo che non di formazione, no? E glielo dici e lo capisci. Però, scusa Simone, 3-4-3, ha detto, dove lo metti? Chi? De Keteler. A destra? Però Davanti? capito la confusione qual è, Simo? È l'unica. Se tu hai un'idea di gioco e fai il mercato per quella idea di gioco e poi cambi, diventa un casino. Ormai lì si è incartato tutto, te lo dico io. Ti chiedono, quando Pioli ripete 4 volte bisogna di credere di più al lavoro che si fa, che vuol dire? Non ho mai capito. Infatti lo sento che dice questa cosa qua, ma la squadra ci ha creduto al suo lavoro, Simo. Adesso lui non può dire perché la squadra lo ha seguito, cioè ha fatto delle cose che solo lui ha potuto fare, perché la squadra non le poteva fare da sola, credimi. Quindi è stato bravo, Pioli è stato bravo. Però poi, secondo me, sempre con rispetto parlando, mi sembra che abbia perso un po' la matassa, cioè il bandolo della matassa. Cioè, a un certo punto sto gomitolo si è attorcigliato, no? E ha perso lucidità, ha perso sicurezze, certezze. Adesso è insicuro, lui dice se metto questo, se metto quello, oddio, ma forse è meglio a 3, è meglio a 2, è meglio a 4. Quando vai così nel panico, diventi pericoloso. Si diventa pericoloso perché la paura, il panico, invece un allenatore, uno degli aspetti, no? Poi andiamo più nel dettaglio dell'allenatore,
delle caratteristiche di un allenatore, deve essere la lucidità, il distacco pure un po', no? Sai, dice, io credo in queste mie idee, le porto avanti. Non ti sta bene, mi esoneri. Esiste l'esonero, no? Del resto il contratto che è stato fatto fino al 2025 significa che il DS Maldini e il DS Massaro hanno creduto in Pioli, tanto che gli hanno dato 4 milioni netti fino al 2025. Per cui adesso dice, avete creduto in me, io continuo il mio lavoro. Non vi piace il mio lavoro, mi esonerate. Questa è una legge del calcio, giusta. Mister, noi siamo arrivati in chiusura, ci ridiamo appuntamento nelle prossime puntate. È una situazione particolarmente complicata, ma in tutto questo, tra 4 giorni e mezzo circa, venerdì, si torna in campo un'altra volta per Milan-Torino e poi c'è la Champions. Io la domanda non te la faccio perché tanto è troppo cattiva, però pensi che siamo lì sulla corda per davvero? Perché tanti ti chiedevano se a questo punto è valutabile per davvero l'esonero, visto che il progresso delle ultime partite c'è, se si dovesse andare avanti. Simo, io penso questo, che oggi no, oggi, ma che la strada sia quella, questo penso io. Ma per colpa di nessuno, non per colpa di Pioli, di Maldini. A un certo punto si è persa la luce, la Trebisonda. In realtà per colpa di tutti. Ma no, ma io ti dico, no, ma se domani mattina uscisse un comunicato, no, esonerato Pioli, ma io penso, no, ma tutti noi come ci rimarremmo? Scioccati, perché tu dici, ma è possibile che noi abbiamo vinto uno scudetto a maggio? Grazie anche a lui, anche se ha cominciato a dare qualche segnale. Però ha vinto lo scudetto Pioli, adesso voglio dire, e oggi esonerato, ma sì, non per l'esonero in sé, perché guarda, ci sono società che vincono lo scudetto e ti cacciano, sì, abbiamo visto tu, cioè, come è arrivato? No, è successo a tanti allenatori, però il contesto non è normale, capito? Il contesto, cioè magari quello lì è stato cacciato perché non è andato d'accordo il direttore sportivo, hanno avuto uno screzio, sai, queste cose qua. Ma qui c'è proprio sarebbe un esonero proprio dovuto al campo, al risultato di un allenatore che un anno fa, ha fatto vedere di tutto e di più, tant'è vero che qua l'abbiamo sempre esaltato. Io ero entusiasta, le slide, guardate, è qui che facciamo noi, eccetera. E oggi vedo una cosa, cioè un'altra squadra, Simone, questa sembra una squadra, no? Se tu ci cambi i cognomi ai giocatori, è un'altra squadra. L'allenatore è un altro allenatore, non è lui. È questo che non capisco, perché l'allenatore ha un Conte, no? Tu lo riconosci. Poi perde 7 partite, esonerano pure Conte. Però lui non è che abbandona le sue idee, comincia a fare 5, 7, 1, 4, 5, 5. Squadra dopo ricomincia. Ricomincia, crede nel suo lavoro, si arrabbia, urla ai giocatori, perde ancora, lo cacciano. Però lui rimane fedele alla sua idea. Questo io non capisco. Qua siamo passati proprio, come dice la canzone, dalla Ferrari alla Twingo, no? Un pochino sì. Caro mister, grazie, buona settimana, ci vedremo presto e se riusciamo ci ritroviamo anche dal vivo qua in studio o da te a vedere la partita, visto che tanti in chat scrivevano che verranno a trovarti, quindi mi farà piacere, grazie. Faremo magari un piccolo buffetto. Grazie ancora a mister Emanuele Bottoni. Ciao mister. Grazie, è sempre un piacere e un onore stare con voi. Grazie anche da parte mia, oggi eravamo veramente in tantissimi, ma gli appuntamenti proseguono domani, ore 10, con tutto il resto della nostra programmazione, via via fino a quella che sarà giovedì la conferenza di Pioli e venerdì Milan-Torino. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti, buonasera.